Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 34 della nostra serie Quiz Patente B. Anche oggi vi aspetta una nuova simulazione con 30 domande, ciascuna seguita dalla risposta corretta e da una spiegazione chiara e facile da capire, per aiutarvi a studiare meglio e a correggere subito eventuali errori. Restate concentrati fino alla fine e mettetevi davvero alla prova, perché ogni domanda può aiutarvi a sentirvi più pronti per l'esame. Cominciamo! Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente. Vero. Il casco integrale copre non solo la parte superiore e posteriore della testa, ma anche la zona del viso. In caso di incidente, questa forma chiusa offre una protezione più ampia contro traumi, urti, abrasioni e possibili lesioni facciali. La visiera, quando presente e in buono stato, contribuisce anche a proteggere gli occhi e il volto da insetti, polvere e piccoli oggetti durante la marcia. Le sospensioni di un veicolo a motore, essendo realizzate con materiali elastici, non subiscono danni per gli urti subiti durante la marcia. Falso. Le sospensioni sono organi meccanici posti tra il telaio e le ruote. Servono a smorzare gli urti causati dalle irregolarità della strada e aiutano le ruote a mantenere una buona aderenza al fondo stradale. Tuttavia, anche se sono costruite con elementi elastici, possono danneggiarsi a causa di urti violenti, usura, buche profonde, sovraccarico del veicolo o cattiva manutenzione. Quando le sospensioni diventano inefficienti, il veicolo può perdere stabilità, comfort e sicurezza nella guida. Il pannello integrativo raffigurato vale nei giorni lavorativi. Falso. Il pannello integrativo raffigurato mostra il simbolo della croce insieme alla fascia oraria dalle 8 alle 20. Questo pannello indica che il segnale al quale è abbinato vale nei giorni festivi e solo durante l'orario indicato. Non riguarda quindi i giorni lavorativi. Per indicare i giorni lavorativi si usa il pannello integrativo di fascia oraria dei giorni lavorativi, riconoscibile dal simbolo dei due martelli incrociati insieme all'orario. La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati. Falso. La velocità non deve essere moderata automaticamente solo perché si circola fuori dai centri abitati. Il conducente deve sempre rispettare i limiti di velocità e deve regolare l'andatura in base alle condizioni concrete della strada, del traffico, del veicolo, del carico, della visibilità e del tempo atmosferico. La velocità deve invece essere moderata in situazioni specifiche di pericolo, come curve, dossi, incroci, forte discesa, strada scivolosa, scarsa visibilità, presenza di pedoni, animali o lavori in corso. Quindi, fuori dai centri abitati si può procedere secondo il limite previsto, purché la guida resti prudente e adeguata alle condizioni reali. La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, non ha scadenza di validità fino al compimento dei 50 anni di età. Falso. La patente di guida di categoria B ha sempre una scadenza di validità. Fino al compimento dei 50 anni, deve essere rinnovata ogni 10 anni. Dopo i 50 anni, la durata della validità diventa più breve, ogni 5 anni fino a 70 anni, ogni 3 anni fino a 80 anni e ogni 2 anni dopo gli 80 anni. Quindi non è corretto dire che la patente B non debba essere rinnovata fino ai 50 anni, anche prima di questa età deve essere rinnovata periodicamente. Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo. Vero. Nell'incrocio raffigurato è presente il tram T, cioè un veicolo che circola su rotaie. I veicoli su rotaie hanno una precedenza particolare rispetto agli altri veicoli, anche quando non provengono da destra. In questa situazione il tram deve quindi passare per primo. Dopo il suo transito, il veicolo A può portarsi al centro dell'incrocio per preparare la svolta, successivamente passano O e M, mentre A completa la manovra quando la traiettoria è libera. Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici.
vero, Quando la sosta è vietata direttamente da una regola generale del codice stradale, il conducente deve rispettare il divieto anche se non è presente un cartello di divieto di sosta. Questo accade, per esempio, in corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello, sui binari, nelle gallerie, sui dossi, nelle curve, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi e davanti ai passi carrabili. In questi casi il divieto nasce dalla situazione stradale stessa e serve a evitare intralcio, pericolo o scarsa visibilità. Il conducente di un veicolo diverso dai taxi non può sostare nei posteggi riservati ai taxi. vero, I posteggi riservati ai taxi sono spazi destinati al servizio pubblico dei taxi. Un veicolo diverso dai taxi non può occuparli in sosta, perché impedirebbe ai taxi di fermarsi nel punto previsto per far salire o scendere i passeggeri. Questo divieto vale anche se la sosta è breve, perché lo spazio riservato deve rimanere disponibile per i veicoli autorizzati. Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati. vero, Il segnale raffigurato è il segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati. È un segnale di precedenza con bordo rosso e due frecce opposte. La freccia rossa indica il senso di marcia che deve fermarsi e lasciare passare i veicoli provenienti dal senso opposto. Si trova prima di una strettoia o di un tratto di strada in cui non è possibile il passaggio contemporaneo dei veicoli nei due sensi. Non deve essere confuso con il segnale diritto di precedenza nei sensi unici alternati, che ha forma quadrata blu e indica che il conducente ha la precedenza. Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante se si marcia a velocità moderata. falso, Il traino di un rimorchio comporta normalmente un aumento dei consumi di carburante, anche quando si procede a velocità moderata. Il veicolo deve infatti muovere un peso maggiore e può incontrare una maggiore resistenza all'avanzamento, soprattutto in salita, nelle ripartenze e durante le accelerazioni. Una velocità moderata aiuta a limitare i consumi e migliora la sicurezza, ma non elimina l'aumento di consumo dovuto al rimorchio. In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto. vero, Il segnale raffigurato è il segnale di pericolo strada deformata. Preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare o in cattivo stato e, in genere, è posto a circa 150 metri dal pericolo. Su questo tipo di fondo stradale i veicoli possono perdere stabilità, soprattutto se procedono troppo velocemente o se il conducente non tiene saldamente il volante. Per tale motivo è importante prevedere anche possibili sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto, moderare la velocità e mantenere una guida prudente. Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi. vero, Il primo soccorso serve ad assistere il ferito in modo immediato, semplice e prudente, in attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati. Il suo scopo principale è cercare di mantenere in vita la persona coinvolta, proteggendola da ulteriori pericoli e impedendo interventi sbagliati o dannosi. Il soccorritore non deve sostituirsi al personale medico, ma deve agire secondo le proprie possibilità, chiamare subito i soccorsi e controllare che la situazione non peggiori. Il segnale raffigurato indica di svoltare subito a destra. falso, Il segnale raffigurato è il pannello applicato su veicoli per lavori stradali. Può essere posto su veicoli di manutenzione stradale, fermi o in lento movimento sulla carreggiata. Indica il lato dal quale il veicolo deve essere superato. In questo caso la freccia segnala il passaggio dal lato destro del veicolo operativo. Non indica una svolta immediata a destra in un incrocio. Il segnale corretto che impone una svolta a destra è il segnale di direzione obbligatoria a destra, mentre il preavviso di direzione obbligatoria a destra avvisa prima di un incrocio in cui sarà obbligatorio svoltare a destra. Il segnale raffigurato indica un divieto di transito agli autobus. falso,
Il segnale raffigurato è il segnale di indicazione fermata autobus. Indica il luogo in cui gli utenti possono attendere un autobus di pubblico trasporto extraurbano e può essere accompagnato da un pannello con gli orari di partenza. Non vieta il transito agli autobus e non indica una corsia riservata. Il segnale corretto del divieto di transito agli autobus è invece un segnale di divieto. Ha forma circolare, bordo rosso, fondo bianco e simbolo nero dell'autobus. Distrarsi alla guida può causare incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze. Vero. La distrazione alla guida riduce l'attenzione del conducente verso la strada, i segnali, i pedoni, gli incroci e gli altri veicoli. Anche una distrazione breve, come usare il cellulare, cercare i comandi della radio, accendere una sigaretta o guardare altrove, può aumentare il tempo di reazione e impedire di frenare o sterzare in tempo. Per questo una guida non concentrata può causare incidenti stradali con conseguenze anche molto gravi per il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada. Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede. Falso. La distanza di sicurezza deve essere scelta in modo da evitare il tamponamento del veicolo che precede. Essa dipende soprattutto dalla velocità, dalla prontezza di riflessi del conducente, dalle condizioni del traffico, dal fondo stradale, dalla visibilità, dall'efficienza dei freni, dallo stato degli pneumatici e dal carico del proprio veicolo. La dimensione del veicolo che precede non è un criterio diretto per stabilire la distanza di sicurezza. Se davanti c'è un veicolo grande, può essere prudente aumentare l'attenzione perché la visuale è ridotta, ma la regola tecnica della distanza dipende dai fattori di sicurezza e di arresto del proprio veicolo. Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa. Vero. Il simbolo raffigurato rappresenta la pressione bassa dell'olio motore. Può essere posto su una spia a luce rossa del cruscotto. Quando questa spia si accende durante la marcia, segnala una possibile insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione nel motore. In tale situazione è necessario fermarsi appena possibile in condizioni di sicurezza e spegnere il motore, perché continuare a circolare può provocare gravi danni al motore. Non deve essere confusa con una spia giallo-ambra, che di norma indica avvisi o anomalie meno immediate. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un passaggio a livello. Vero. La figura mostra una striscia discontinua centrale affiancata a sinistra da una striscia continua. Per il veicolo che procede nel senso della freccia, la linea vicina al proprio senso di marcia è discontinua, quindi può essere superata, se la manovra è sicura e non vi sono altri divieti. Questa segnaletica può trovarsi dopo un passaggio a livello, perché il tratto pericoloso è già stato superato e la visibilità può essere tornata sufficiente. I veicoli provenienti dal senso opposto, invece, trovano dalla loro parte la striscia continua e non possono superarla. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G. Vero. Nella figura il veicolo P incontra il segnale dare precedenza, quindi deve rallentare e, se necessario, fermarsi prima di impegnare l'incrocio. Deve lasciare passare il tram T, perché i veicoli che circolano su rotaie hanno precedenza, salvo diversa segnalazione. Deve inoltre dare la precedenza anche al veicolo G, che procede sulla strada che P deve attraversare. Solo dopo il passaggio di T e G, il veicolo P può proseguire, controllando che l'incrocio sia libero e che la manovra non crei pericolo. Infine, passa il veicolo B. Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli. Vero. Lo spazio necessario al sorpasso aumenta quando tra il veicolo che sorpassa e il veicolo da sorpassare c'è poca differenza di velocità. Se i due veicoli procedono quasi alla stessa andatura, il sorpasso richiede più tempo e più spazio per essere completato. Questo rende la manovra più rischiosa, soprattutto su strade a doppio senso, perché il veicolo che sorpassa resta più a lungo nella corsia opposta.
Prima di sorpassare, il conducente deve quindi verificare che la strada sia libera per una distanza sufficiente e che la manovra possa essere conclusa senza pericolo. Il segnale raffigurato è un senso vietato. Vero. Il segnale raffigurato è il senso vietato. Ha forma circolare, fondo rosso e una barra orizzontale bianca al centro. Indica che da quel lato nessun veicolo può entrare nella strada, perché la strada è accessibile dal senso opposto. Si trova quindi all'inizio di una strada a senso unico per impedire l'ingresso contromano. Non deve essere confuso con il divieto di transito, che vieta la circolazione in entrambi i sensi e ha forma circolare con bordo rosso e fondo bianco. Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere con prudenza, usando le luci anabbaglianti. Vero. Di notte, su una strada extraurbana, quando si incrocia un veicolo che procede con i fari abbaglianti accesi, il conducente deve evitare di rispondere usando a sua volta gli abbaglianti. Deve invece procedere con prudenza, ridurre la velocità se necessario, mantenere la propria corsia e usare le luci anabbaglianti. Gli abbaglianti possono provocare abbagliamento e ridurre temporaneamente la capacità visiva, quindi la condotta corretta è continuare con attenzione senza creare ulteriore pericolo agli altri utenti della strada. Il segnale raffigurato non consente di svoltare a sinistra. Vero. Il segnale raffigurato è il direzione obbligatoria a destra. È un segnale di obbligo con forma circolare, fondo blu e freccia bianca rivolta verso destra. In corrispondenza di un incrocio, obbliga il conducente a svoltare a destra e non consente né di proseguire diritto né di svoltare a sinistra. Non deve essere confuso con il segnale di senso unico parallelo a destra, che ha forma rettangolare e appartiene ai segnali di indicazione. Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a sinistra. Falso. Il segnale raffigurato è il preavviso di direzione obbligatoria a sinistra. È un segnale di obbligo con forma circolare, fondo blu e freccia bianca curva verso sinistra. Si trova prima di un incrocio e avvisa che, al prossimo incrocio, sarà obbligatorio svoltare a sinistra, quindi non indica una curva pericolosa. Il segnale corretto di curva pericolosa a sinistra è invece un segnale di pericolo, di forma triangolare, con bordo rosso e simbolo nero della curva, di norma è posto a circa 150 metri dal tratto pericoloso. Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km all'ora. Vero. Il segnale raffigurato è il limite massimo di velocità di 80 km all'ora. È un segnale di divieto e prescrive che i veicoli non devono superare la velocità indicata, cioè 80 km all'ora. La prescrizione vale immediatamente dopo il segnale e riguarda tutti i veicoli, compresi i motocicli, salvo eventuali pannelli integrativi o segnali successivi. Non indica una velocità consigliata e non impone una velocità minima. Permette di circolare anche a una velocità inferiore, quando le condizioni della strada, del traffico o della visibilità lo richiedono. Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di pericolo attraversamento pedonale. Preannuncia la presenza di un attraversamento pedonale e, di norma, è posto a circa 150 metri dal punto in cui i pedoni possono attraversare la carreggiata. Non vieta il transito ai pedoni, al contrario, avvisa il conducente che deve rallentare, prestare molta attenzione e dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce. Il segnale corretto che vieta il transito ai pedoni si chiama transito vietato ai pedoni. È un segnale di divieto, di forma circolare, con bordo rosso, fondo bianco e simbolo nero del pedone. Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo. Vero. Per limitare i rumori fastidiosi prodotti dal veicolo, il conducente deve evitare comportamenti inutili e disturbanti, come accelerare ripetutamente con il veicolo fermo.
Questa condotta aumenta il rumore del motore, può disturbare le persone presenti nelle vicinanze e non ha alcuna utilità per la marcia. Una guida corretta richiede un uso moderato dell'acceleratore, specialmente nei centri abitati, vicino ad abitazioni, scuole, ospedali o luoghi frequentati da pedoni. Il fenomeno dell'acquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del battistrada. Falso. Il fenomeno dell'acquaplaning si verifica quando gli pneumatici non riescono a espellere correttamente l'acqua presente sulla carreggiata e il veicolo tende a scivolare su uno strato d'acqua, perdendo aderenza. Questo fenomeno dipende anche dallo spessore del battistrada e dal disegno del battistrada, perché gli intagli dello pneumatico servono a far defluire l'acqua. Se il battistrada è molto consumato o poco adatto, l'acqua viene smaltita peggio e il rischio di acquaplaning aumenta, soprattutto a velocità elevata e con molta acqua sulla strada. Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalla sua destra. Falso. Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto permette il passaggio solo ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra. Questi veicoli possono proseguire diritto, svoltare a destra o svoltare a sinistra. I veicoli che arrivano dalla sua destra, invece, devono fermarsi, perché per loro la posizione del vigile equivale a un semaforo rosso. Quindi la figura non consente ai veicoli provenienti dalla destra del vigile di proseguire diritto. Il segnale raffigurato si trova solo su strade extraurbane. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di dare precedenza. È un segnale di precedenza di forma triangolare con vertice rivolto verso il basso, bordo rosso e fondo bianco. Obbliga il conducente a rallentare e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si sta per impegnare, sia da destra sia da sinistra. Se necessario, il conducente deve anche fermarsi. Non si trova solo su strade extraurbane, perché può essere collocato anche su strade urbane, in corrispondenza di intersezioni o immissioni dove la strada percorsa non gode del diritto di precedenza. In genere, il segnale è installato a circa 25 metri prima dell'incrocio. Sulle strade extraurbane può essere preceduto dal preavviso di dare precedenza. La simulazione di oggi finisce qui. Se volete superare più facilmente l'esame di teoria, cercate di studiare ogni giorno, perché è proprio la costanza che fa la differenza. Un po' di allenamento quotidiano vi aiuterà a capire meglio le domande, correggere gli errori e affrontare il quiz con maggiore tranquillità. Scrivete nei commenti il vostro risultato e continuate ad allenarvi con impegno. Ci vediamo nel prossimo episodio.